Ciao a tutti! Oggi farò qualcosa di diverso dalla solita recensione. Vorrei iniziare con questa rubrica ad analizzare delle singole scene o sequenze all'interno di un film, oppure anche, come in questo video, un tema o un'idea in particolare. Saranno film di cui vi ho già parlato, ma che secondo me meritano un approfondimento, un'analisi che prenda in considerazione soprattutto un aspetto specifico. Le normali videorecensioni continueranno a essere il focus principale del canale, ma questa e altre nuove rubriche alle quali sto pensando potrebbero comparire di tanto in tanto per ampliare il punto di vista sui classici e sulla loro storia. Fatemi sapere nei commenti se una rubrica di questo tipo può essere interessante per voi. Ne approfitto per ringraziare tutti gli iscritti e in generale tutti quelli che visitano il canale. Grazie di cuore per il vostro sostegno, nonostante per ora riesca a fare molti meno video di quanti vorrei. Inizio dunque partendo dal primo film di cui vi ho parlato, in particolare da una delle invenzioni narrative più geniali della storia del cinema, diventata iconica per la sua potenza visuale e soprattutto emotiva. Sappiamo tutti come Il cacciatore sia un film di guerra anomalo per come ne parla in maniera indiretta, mettendo al centro non l'azione bellica, ma gli effetti che la guerra ha sui protagonisti e sulle loro vite. Nonostante tutta la parte centrale del film si svolga in Vietnam, il tema fondamentale è quello dell'amicizia, in particolare l'amicizia maschile. I protagonisti sono amici fin dall'infanzia, sono colleghi di lavoro, passano tutto il loro tempo libero insieme e nell'amicizia trovano una dimensione che permette loro di non pensare al futuro, di vivere in un eterno presente fatto di serate al bar e di battute di caccia. Sono rituali che rafforzano il senso di appartenenza ad un gruppo, così come il matrimonio, celebrato secondo il rito ucraino, che occupa oltre mezz'ora di film. Nonostante la prima parte possa apparire piena di episodi superflui, è proprio la lenta costruzione delle psicologie dei personaggi e delle loro relazioni a costituire l'ossatura su cui si regge tutto il racconto. Questo prologo, che a prima vista sembra esageratamente lungo, serve non solo come descrizione dell'ambiente della piccola città industriale americana e della vita dei protagonisti, ma a farci percepire i personaggi come se noi stessi spettatori venissimo accolti nel loro gruppo, come se fossimo invitati ad assistere giorno per giorno alle loro vite. Non mi stancherò mai di ripeterlo, il film non è un capolavoro nonostante duri 3 ore, è un capolavoro anche per il fatto che dura 3 ore, per come approfondisce i personaggi, indugia nei dettagli psicologici dei vari protagonisti, senza metterne uno solo al centro, ma creando una sinergia fra i personaggi che si supportano l'un l'altro per dare il senso profondo della coralità del dramma a cui assistiamo e della condivisione del dolore e della perdita. Tutta la prima parte della narrazione quindi enfatizza il ritmo lento della vita di provincia americana, lasciandoci in attesa che succeda qualcosa, e l'attesa non viene delusa. Dalla vita spensierata e ripetitiva della piccola città di Clairton siamo trasportati di colpo nell'inferno del Vietnam, dove tutto ruota attorno al tema della roulette russa. I rituali a cui avevamo assistito nella prima parte, il matrimonio, i balli, il rito maschile della battuta di caccia e delle serate fra amici, si rovesciano nel rituale perverso della roulette russa e in quello della guerra in generale. Il regista Michael Cimino si era posto una domanda: come rappresentare la guerra, o meglio, l'aspetto più atroce della guerra, cioè l'attesa dello scontro a fuoco nella consapevolezza che una delle possibili conseguenze è la morte, una morte che colpisce a caso. La roulette russa sintetizza in maniera estremamente efficace, sotto il profilo drammatico, questa consapevolezza della morte incombente, questa attesa snervante di conoscere il proprio destino. Ogni guerra è di per sé una roulette russa, è violenta, è insensata, si basa sulla sete di denaro, uccide alcuni e risparmia altri, quasi per caso. E come la roulette russa lascia segni devastanti nella psiche di chi riesce a sopravviverne. Attraverso questa metafora il film evita tutto il già visto dei film di guerra, gli eroi in missione, le strategie, le grandi scene di combattimento, eccetera. La prima sequenza della roulette russa, che dura circa un quarto d'ora, è strutturata in 3 fasi e in 3 ambienti e viene girata quasi a braccio, facendo improvvisare molte battute agli attori. È una delle sequenze più indimenticabili e sconvolgenti mai filmate, una metafora potente e spaventosa che identifica l'essenza delle guerre
nel trauma psicologico e fisico che provocano in chi ne è coinvolto. Il film riesce così a condensare in una sola idea due concetti fondamentali: l'assurdità della guerra e nello stesso tempo la sua capacità di generare orrore. La caccia leale teorizzata da Mike, riassunta nell'etica dell'un colpo solo, si ripropone in modo beffardo nell'atrocità di questa sequenza. La roulette russa torna più volte nel film, è un'immagine che continua a perseguitare i protagonisti e noi spettatori insieme a loro. Nella scena finale in Vietnam, quando Mike tenta disperatamente di riportare a casa Nick, c'è il rovesciamento di quanto avevamo visto nella prima sequenza. Nel primo caso per Nick sparare rappresentava la salvezza, nel finale rappresenta la morte. È uno dei tanti rovesciamenti ironici presenti nel film. Al ritorno dal Vietnam, la tragedia vissuta da Michael e Steven si esprime attraverso i loro silenzi, la loro impossibilità di comunicare quanto visto durante la guerra, che pesa come un macigno per tutta la terza parte del film. Il dolore è così grande da diventare inesprimibile a parole. La tragedia della scomparsa di Nick si unisce alla difficoltà di ritrovare un'affinità con gli amici di un tempo. In questo senso va interpretata la scena in cui Michael si rifiuta di sparare al cervo. Dopo aver vissuto in prima persona gli effetti della guerra su di sé e sui suoi compagni, Michael ha capito che la violenza va rifiutata in toto, non si può sperare in un'etica della guerra. La guerra è distruzione fisica, psicologica e morale. Anche un colpo solo è di troppo. Una riflessione va fatta anche riguardo l'uso degli effetti speciali, all'epoca scioccanti. Mai fino a quel momento la morte era stata resa in modo così brutale e realistico in un film americano. La violenza descritta nelle sequenze della roulette russa è una brutalità di cui noi spettatori diventiamo a nostra volta vittime, e la prova è che chi vede il film per la prima volta ne è sconvolto ancora oggi, a oltre 40 anni di distanza. È un film che vive di grandi tensioni e contrasti, esprime una spaccatura, una divisione, la stessa spaccatura che la guerra del Vietnam aveva provocato in tutto il popolo statunitense. Il cacciatore ci parla della fine del tempo delle illusioni per un'intera nazione. Per questo è uno dei più grandi film epici americani. Tutta la storia racconta, in ultima analisi, la perdita dell'innocenza e dei punti di riferimento per i protagonisti e, metaforicamente, per un'intera nazione che si trova per la prima volta sconfitta in una guerra. Così come gli Stati Uniti si erano imbarcati nell'avventura in Vietnam senza prevedere ciò cui sarebbero andati incontro, così succede ai tre protagonisti della storia, che partono animati da una visione romantica e superficiale della guerra e si ritrovano invece a vivere le peggiori atrocità. La roulette russa è non solo metafora della guerra, ma anche dell'impresa suicida del governo americano nel Vietnam. L'America gioca alla roulette russa coi suoi giovani, mandandoli a morire in guerra, una scommessa che si rivela perdente allora e si rivelerà perdente anche in seguito, per esempio nella guerra in Afghanistan, per stare ai giorni nostri. In tutti i protagonisti domina il senso di colpa, perché la guerra spinge gli uomini ad atti estremi e mette di fronte a scelte comunque perdenti. Non si torna indietro dopo un'esperienza come quella della guerra. Anche chi può ritornare sarà cambiato per sempre. I protagonisti hanno perso le illusioni del loro piccolo mondo chiuso in se stesso e un ritorno alla normalità di prima è impossibile. Per questo il trauma della guerra non viene mai superato. Nick, in particolare, si troverà a ripetere il rito suicida della roulette russa, così come gli Stati Uniti, allo stesso modo, continueranno a rivivere l'incubo della sconfitta in Vietnam per tutti gli anni 70 e 80, prima che dei nuovi nemici si affaccino sul panorama geopolitico orientale a partire dalla guerra in Iraq. Molti critici hanno messo in relazione le immagini della roulette russa nel cacciatore con la famosissima foto dell'esecuzione di una spia comunista nelle strade di Saigon, foto con cui Eddie Adams anni prima aveva vinto il premio Pulitzer. Insieme a un'altra foto, quella della bambina bruciata dal napalm, è considerata come una delle immagini che sconvolsero l'opinione pubblica fino a portare al ritiro delle truppe statunitensi dal Vietnam. Queste rappresentazioni simbolo della guerra del Vietnam scatenarono i sensi di colpa degli americani, rivelando il fallimento delle loro strategie militari e politiche.
Il film rielabora la foto dell'esecuzione, quell'immagine violenta in cui il carnefice e la vittima sono vietnamiti, e la trasforma nella roulette russa in cui i soldati americani sono le vittime dei vietnamiti. Il cacciatore, come molti altri film sul Vietnam che seguiranno, elabora le immagini della guerra entrate nel subconscio collettivo occidentale e le trasforma, mettendo quelli che erano aggressori a tutti gli effetti al posto delle vittime. Possiamo dire che la verità storica lascia il posto ad una verità di comodo più gradita al pubblico americano e occidentale in genere. L'ovvia conseguenza è che queste scene della roulette russa, ambientate nel Vietnam, sono state fin da subito oggetto di molte critiche. Buona parte dei detrattori del film hanno lamentato la mancanza di riscontri storici. Nessun prigioniero americano in Vietnam è mai stato costretto a subire questo tipo di tortura e quindi il film è una grande bugia, dipinge in modo razzista i vietnamiti, eccetera, eccetera. Il film in generale è stato spesso considerato reazionario, perfino fascista. Al Festival di Berlino del 1979 le delegazioni sovietica e cinese se ne andarono dopo la proiezione indignate. Naturalmente, giudicare un film sulla base dell'aderenza ai fatti storici non ha molto senso, sono film di finzione, non documentari, non si può confondere il realismo cinematografico con la veridicità storica di quanto accade nel film, veridicità che passa in secondo piano rispetto alla genialità di questa allegoria che riesce a condensare in pochi minuti la devastazione umana provocata dalla guerra. D'altra parte, Il cacciatore è, a mio avviso, più un film sulla guerra in generale che sul Vietnam. Sicuramente non può essere definito un film che esalta l'imperialismo americano o l'intervento in Vietnam. Basti pensare a quell'inno finale cantato in modo sommesso e sconsolato, inno che dovrebbe essere un atto d'amore verso la patria, ma si rivela invece il lamento di una comunità sconfitta che non ha più illusione in cui credere. Il cacciatore identifica i soldati americani che, non lo dimentichiamo nel film, sono prima di tutto operai e minoranza etnica, come vittime di una nazione che esalta a parole i miti dell'onore e della libertà, ma poi manda i suoi uomini a uccidere o farsi uccidere in una guerra che non ha nulla a che fare con la loro vita e dalla quale otterranno solo lo stravolgimento delle loro esistenze. Robert De Niro, Christopher Walken e John Savage, ognuno a suo modo, offrono qui tre delle più grandi interpretazioni di tutti i tempi. Per De Niro userò solo due parole: intenso e realistico. Siamo negli anni in cui era il più grande attore statunitense e lui stesso definirà questo ruolo come il più impegnativo fisicamente ed emotivamente di tutta la sua carriera. Christopher Walken vince, come sappiamo, l'Oscar per il miglior attore non protagonista con un'interpretazione straziante. Nick fugge fisicamente dalla palafitta sul fiume, ma la sua psiche resta là dentro e Walken è straordinario nel mostrare l'emergere del disturbo post-traumatico che lo condannerà in una spirale autodistruttiva. John Savage è altrettanto memorabile nel ruolo di Steven. Se non ci fosse stato Walken, sicuramente l'Oscar sarebbe dovuto andare a lui. Infine, nessuno ne parla mai, ma vorrei citare anche l'interpretazione del capo Viet Cong, interpretato da un attore thailandese non professionista, scelto per il suo odio verso gli americani. Sembra che Cimino gli abbia ordinato di schiaffeggiare realmente gli altri attori. Certo, la sua interpretazione non sfigura davanti a quelle dei protagonisti. Christopher Walken dirà poi in un'intervista che non è difficile recitare in modo convincente quando ti prendono a schiaffi per 50 volte di fila. Il capo Viet Cong, con i suoi ordini che non vengono mai tradotti nel film, è uno dei personaggi memorabili di questa sequenza. Ma come vi ho già detto nell'altro video, tutto il cast del cacciatore va ricordato come uno dei più straordinari della storia del cinema. Michael Cimino ha detto: ogni grande film di guerra è un film contro la guerra. Con Il cacciatore realizza il suo capolavoro, ma anche uno dei più bei film sulla guerra e sull'amicizia, un film profondo e malinconico in cui il rifiuto della violenza e la necessità di trovare un senso per i superstiti si uniscono in un affresco emotivo che colpisce ancora oggi per la forza delle interpretazioni e la ricchezza allegorica del racconto. Con un cast tra i più straordinari mai visti
e una regia eccellente che si rifà ai maestri Ford, Kurosawa e Visconti, questo film è ancora oggi uno dei più grandi della storia e resta purtroppo tragicamente attuale. Grazie, per un'analisi più generale del Cacciatore vi rimando alla mia video recensione pubblicata ormai più di 3 anni fa. Vi invito, come ho già detto, a lasciare un commento su questa nuova rubrica o eventualmente a suggerirne altre. Naturalmente continuerò man mano a pubblicare le normali video recensioni. Se avete trovato questo o altri miei video interessanti, potete lasciare un like e rimanere in contatto iscrivendovi al canale. Grazie di nuovo e ci vediamo per il prossimo grande classico del cinema. Un saluto da Andrea.